Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi voglio iniziare a far vedere pian piano, e anche nei prossimi video, qualche decorazione natalizia, così abbiamo tutto il tempo per arrivare a Natale senza dover fare le ultime cose. Avete appunto tutto il tempo necessario per poterle creare. Adesso oggi vi faccio vedere questo bellissimo angioletto molto molto semplice da poter appendere all'albero, alle finestre, dove volete. Io addirittura ce l'ho attaccato alla cameretta delle mie bimbe, quindi e lo tengo lì tutto l'anno, non solo per il periodo natalizio. Quindi può essere appunto attaccato un po' dove vogliamo, sia all'albero, sia per Natale che anche al di fuori del Natale. È molto molto semplice, come vedete appunto c'ha l'aureola, le braccine che vanno qua sulla bocca, l'ho fatto con gli occhietti che dorme e le ali, quindi molto molto semplice. Ok, vi dico già subito il materiale che ci servirà. Allora ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5, poi come sempre le nostre forbici, ago da lana e il marker, perché siamo quindi qua la testolina la facciamo a amigurumi, quindi lavoriamo in cerchio e ci serve il marker. Poi come colori, allora questo qua come vedete il viso e le manine l'ho fatto sul rosa. Adesso poi il rosa, combinazione così chiaro chiaro, l'avevo finito, quindi ho un color pelle che va bene uguale, quindi voi vedete cosa avete, se avete il color pelle bene, perché se no potete usare appunto un rosa comunque chiaro chiaro. Poi qua come vedete il vestitino dell'angioletto, praticamente che sono solo le braccia, l'ho fatto sull'azzurro e a sto giro invece le faccio sul rosa. Vedete, ho un rosa ma è troppo scuro e per il viso non mi piaceva, quindi ho preso un altro colore. Quindi con questo rosa più scuro ci andrò a fare le braccia, poi ci servirà comunque il bianco per le ali. I capelli, io questi qua adesso l'ho fatti con il giallo, quindi ho fatto l'angioletto biondo. Adesso a sto giro lo andrò a fare con il marrone, ok? Così cambiamo un pochino. E poi ci servirà un pochino di filo nero se volete fare gli occhietti così che dorme. Se invece lo volete fare comunque con gli occhietti, questi qua di sicurezza, farlo praticamente sveglio, cioè con l'occhio che si vede, sai che è sveglio. Quindi vedete voi un po' come più vi piace. Poi ci servirà il nostro colore Lurex per fare l'aureola, ok? La colla che andremo ad attaccare la maggior parte delle cose, ok? Quindi tipo le ali, le braccine qua, l'aureola, solo l'unica cosa che andiamo a cucire, che poi possiamo anche incollare, vedete voi anche come poi ci viene più semplice, vi viene più semplice anche a voi, sono i capelli. Quindi adesso poi man mano che ve lo faccio vedere vediamo qual è il metodo più veloce, se incollarlo oppure andarlo a cucire. E poi come ultimo ci servirà un pochino di imbottitura per appunto riempire la testolina. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare. Inizieremo subito ad andare a fare la testolina. Ok, quindi prendiamo il nostro color pelle oppure color rosa, vedete voi quello che avete. Andiamo a fare il nostro cerchio magico e dentro il cerchio magico andiamo a lavorare 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse andiamo anche a stringere, ok, il nostro cerchio magico. Nel secondo giro andiamo a fare un aumento per ogni maglia sottostante, quindi andiamo qui nella prima, ok, quindi faccio la prima, metto il marker e poi sempre nella stessa maglia vado a fare la seconda. Ok, quindi un aumento per ogni maglia sottostante. Alla fine del secondo giro ci dobbiamo ritrovare con 12 maglie basse. Nel terzo giro, adesso facciamo tutti i giri praticamente di aumenti,
Quindi facciamo una maglia bassa e mettiamo il marker, e nella prossima maglia facciamo un aumento, quindi una maglia bassa e un aumento per tutto il terzo giro, e alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse. Nel quarto giro andiamo a fare 2 maglie basse, quindi nella prima sempre il marker, 1, 2 e un aumento, quindi 1, 2 e un aumento. Ok, per tutto il quarto giro, alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse. Nel quinto giro andiamo a fare 3 maglie basse, e questo è l'ultimo giro di aumenti che facciamo, quindi 1, 2 e 3 e un aumento, quindi 3 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 30 maglie basse. Adesso, avendo finito il quinto giro con 30 maglie basse, adesso dal sesto al decimo giro, quindi per 5 giri, andiamo a fare 30 maglie basse per ogni giro. Finiti i miei 5 giri di 30 maglie basse, adesso per l'11° giro andiamo a fare 3 maglie basse, quindi io la prima l'ho già fatta e ho messo anche il marker, quindi 2 e 3 e una diminuzione, quindi prendiamo solo la parte della maglia più interna, cioè più esterna, quella più vicina a noi, e chiudiamo. Quindi 3 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse. Adesso per il 12° giro andiamo a fare 2 maglie basse, adesso sono i giri di diminuzione che andiamo a chiuderci, quindi 2 maglie basse e una diminuzione, quindi 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il 12° giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse. Allora, prima di fare il 13° giro ho riempito già un po', in modo che almeno il più grosso l'ho messo, poi man mano che adesso andiamo a chiudere vediamo se ce n'è ancora bisogno, continuiamo a riempire, se no lo lasciamo così, ok? Allora adesso per il 13° giro andiamo a fare una maglia bassa, ok, mettiamo il marker, e una diminuzione sempre. Quindi una maglia bassa e una diminuzione per tutto il 13° giro, e alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 12 maglie basse. Adesso per il 14° giro, che è anche l'ultimo, io l'ho imbottito ancora un pochino, perché non era ancora pieno pieno, quindi l'ho imbottito. Quindi per l'ultimo giro andiamo a fare 6 diminuzioni, quindi andiamo praticamente a chiudere il lavoro. Ok, adesso possiamo tagliare anche qua il filo, ok, togliamo il marker e ci togliamo il filo che lo tiriamo solo fuori, e adesso con l'ago andiamo praticamente a chiudere qua il buchino che si è fatto, e andiamo a riprendere di nuovo le maglie come se le lavorassimo con l'uncinetto, però le passiamo con l'ago. 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, e tiriamo, vedete? E si è chiuso il buchino. Ok, quindi fermiamo il filo e la testolina è a posto.
Allora adesso per, i capelli, io l'ho già fatti e non ve l'ho fatto vedere perché il procedimento è lo stesso che abbiamo fatto adesso della testa. Okay, quindi, si inizia con il cerchio magico, con 6 maglie basse, al secondo giro 12 maglie basse, terzo giro 18 maglie basse, quarto giro 24 maglie basse e quinto giro 30 maglie basse. Quello che abbiamo fatto per la testolina, okay, arriviamo a 30 maglie basse. E poi facciamo 3 giri di 30 maglie basse, okay, per la testolina ne abbiamo fatti 5, invece qua per i capelli ne facciamo solo 3. Quindi arrivate poi qua, finiti i 3 giri, okay, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a fare una maglia bassa, nella prossima maglia una mezza maglia alta e 8 maglie basse, scusate, 8 maglie alte, quindi 1 e 8. Poi andiamo a fare di nuovo una mezza maglia alta e adesso andiamo a finire tutto il giro facendo maglie basse. Finito tutto il giro di maglie basse, quindi ritorniamo qua all'inizio, andiamo sulla maglia bassa iniziale che avevamo fatto e chiudiamo. Quindi giriamo di nuovo il lavoro e andiamo a fare di nuovo tutto un giro di maglie basse. Quindi adesso siamo sulla parte dritta, la prima che è questa, okay, mettiamocela marchiamola con il segnapunti, okay, quindi devono essere comunque sempre 30 le maglie, quindi 3. Arrivate alla fine del giro, possiamo anche chiudere. Quindi togliamo il marker, lasciamo il filo un po' lungo se vogliamo cucirlo, se no lo lasciamo corto per incollarlo. Io lo vado a cucire solo questo, okay, e quindi i capelli sono fatti. Quindi questo lo prendiamo adesso, lo mettiamo un attimo da parte. Adesso facciamo le braccia. Quindi per le braccia riprendiamo di nuovo il colore che abbiamo fatto la testolina, quindi il color pelle, di nuovo cerchio magico, dentro il cerchio magico 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi chiudiamo il cerchio magico. Al secondo giro facciamo subito qua nella prima, facciamo un aumento, quindi 1 e 2. Nella prima mettiamo, okay, il marker e poi andiamo a lavorare praticamente le altre 5 maglie basse, quindi per un totale di 7 maglie basse. 2, 3, 4 e 5. Okay, 7 maglie basse sono sempre le maglie che praticamente andiamo a lavorare da adesso in poi. Non ci sono più aumenti da fare, quindi da adesso fino alla fine, appunto, lavoriamo le 7 maglie basse. Adesso per 2 giri, quindi 3 e 4, andiamo a fare 7 maglie basse. Ho fatto i miei 2 giri di 7 maglie basse, l'ultima maglia non la chiudiamo con il color rosa, comunque pelle, ma la chiudiamo con il colore di cui vogliamo fare il vestitino, cioè le braccia più che il vestitino. Okay. Quindi il color pelle, comunque rosa, lo possiamo anche staccare e adesso andiamo a lavorare solo con il rosa. Quindi adesso per 20 giri
dobbiamo andare a lavorare 7 maglie basse, ok? Allora, un consiglio che io vi do, siccome sono pochi giri, lo spazio già per muoversi è un po' stretto o cose, io di solito non metto il marker. Io so che devo fare 20 giri, quindi 7 maglie basse sono 140 maglie basse in totale. Quindi io inizio a contare fin quando arrivo a 140, vado avanti, cioè senza ogni volta prendere e mettere il marker, cioè io mi trovo bene così. Quindi vedete voi se anche vi potete, cioè, stare a contare 140 maglie senza che nessuno più che altro vi disturbi, cioè tutto in un momento, in modo da non mettere sempre il marker. Quindi comunque sono 20 giri, quindi dal giro 5 al giro 24, ok? Di 7 maglie basse. Sono arrivata alla fine dei miei 20 giri. Adesso devo finire l'ultima maglia, che non la chiudo con il rosa, ma vado a chiuderla con il color pelle. Ok, adesso il color rosa l'ho già tagliato, quindi è già a posto, possiamo anche staccarlo. Adesso con il color pelle facciamo altri 2 giri di 7 maglie basse. Dopo i 2 giri di 7 maglie basse, adesso per il 27° giro, che quindi è l'ultimo, facciamo subito una diminuzione, ok, e 5 maglie basse. Quindi andiamo praticamente a chiudere tutto quanto. Ci ritroviamo di nuovo con 6 maglie basse. Quindi possiamo tagliare il filo e qua adesso andiamo a chiudere con l'ago come abbiamo fatto prima con la testolina. Adesso con il bianco andremo a fare le ali, quindi sempre cerchio magico, dentro sempre il cerchio magico 6 maglie basse, chiudiamo il cerchio magico. Nel secondo giro facciamo un aumento per ogni maglia sottostante, quindi ci ritroviamo con 12 maglie basse. Fatte le 12 maglie basse, entriamo nella prossima e chiudiamo. Ok, chiudiamo proprio con una maglia bassissima. Adesso facciamo 4 catenelle, 3 e 4, e facciamo il ritorno, quindi ne lavoriamo 3. Quindi la prima dall'uncinetto la saltiamo, ok, e lavoriamo dalla seconda, quindi 1, 2 e 3, e dove abbiamo chiuso facciamo un'altra maglia bassa. Ok, fatta la maglia quindi qua bassa, giriamo il lavoro. Adesso andiamo a lavorare solo la costa più lontana a noi, quindi lavoriamo in costa retro, ok, e facciamo sempre maglie basse, quindi ne faremo 1, 2 e 3, ok, l'ultima non ce la dimentichiamo. Quindi facciamo 3 catenelle, giriamo di nuovo il lavoro e di nuovo andiamo sempre dalla seconda dall'uncinetto, andiamo a lavorare 1, 2, ok, sempre in costa retro, vedete prendo sempre questa, quindi 3, 4 e 5, quella che si nasconde un po', cerchiamo di prenderla, e andiamo a fare una maglia bassa nella prossima maglia qua successiva del cerchio dove c'erano le 12 maglie, sempre un'altra maglia bassa, quindi giriamo di nuovo il lavoro, di nuovo in costa retro, quindi 1,
2, 3, 4 e 5. 3 catenelle, giriamo il lavoro, di nuovo prendiamo le catenelle sempre dalla seconda, dall'uncinetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, questa che si nasconde è la 7, e andiamo sulla prossima maglia qui del cerchio e quindi siamo a 8. Giriamo di nuovo sempre dalla seconda, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e questa qua l'ultima, non ce la dimentichiamo, e 7. 3 catenelle, giriamo di nuovo il lavoro e di nuovo facciamo le maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? E la prossima la facciamo qui sul cerchio e siamo a 10. Quindi facciamo l'ultimo giro, di nuovo giriamo sempre in costa retro, ci facciamo le maglie basse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, non ce la perdiamo l'ultima, 9. Quindi 3 catenelle, giriamo di nuovo il lavoro e andiamo a fare l'ultimo passaggio di maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e andiamo a chiudere nella prossima con una maglia bassissima. Ok? Quindi se avete fatto tutti i passaggi giusti vi dovete ritrovare con l'ultimo giro che fate 11 maglie basse e poi l'ultima, la maglia bassissima per chiudere. Ok, quindi chiusura di sicurezza ed è chiusa. Ok, vi potete anche regolare da queste punte dell'ala, vedete sono 5, quindi non vi potete confondere, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, ma è molto semplice, solo un'andata e di ritorno, lavorare sempre in costa, ricordatevi, così da vedete questo effetto un po' così in rilievo dell'ala che sembra che faccia le piume, e fare giri di andata e ritorno, e qua quando si arriva alla cosa fare le 3 catenelle quando si arriva all'ultimo giro. Ok, e quindi fate così anche la seconda. Adesso andiamo a fare l'aureola. Io per l'aureola il filo lurex lo metto doppio, perché ho visto che solo con uno diventava troppo, non so, era un po' piccolina, non mi piaceva, quindi lo metto doppio. Voi vedete se lo volete mettere doppio oppure lavorarlo singolarmente. Quindi per fare l'aureola sempre cerchio magico
e dentro il cerchio magico andiamo a lavorare 20 maglie basse. Fatte le 20 maglie alte, okay, stringiamo un pochino il cerchio magico, okay, non troppo, piuttosto ci allarghiamo un po' le maglie, però non la facciamo stretto stretto, cioè non deve essere proprio chiuso, ecco. Okay, chiuso un po'. Adesso andiamo a chiudere nella prima maglia bassa che avevamo fatto. Okay, possiamo tagliare anche il filo, chiudiamo e nascondiamo tutti i fili. Allora, adesso che abbiamo tutti i pezzi, possiamo andarlo ad assemblare. Allora, come prima cosa, come potete vedere, io ho messo i capelli sopra la testolina e adesso vado a darci 2 punti. Allora, come distanza dal centro, praticamente da sotto, vedete sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay, quindi tra il nono e il 10° giro, okay, c'ho appoggiato praticamente, questa sorta di frangia dove abbiamo lavorato i giri della maglie alte, praticamente questo è il davanti, è la parte del davanti che deve venire. Quindi questa qua è tra il nono e il 10° giro, okay? Quindi vado a dare 2 punti praticamente per fermare, la testolina, okay, su tutto vedete il contorno del bordo dei capelli. Ho finito, come vedete, di attaccare i miei capelli. Allora, questi capelli io li vado a cucire in modo che mi do già, cioè la misura anche del viso e non li vado a incollare perché, poi magari non mi rimane ben attaccato qui, sulla fronte diciamo, perché lo voglio ben attaccato per, vedere dove fare gli occhi e sistemare tutto. Quindi solo appunto i capelli li vado a cucire, poi tutto il resto invece lo vado ad incollare. Okay, quindi ci prendiamo più o meno il mezzo dei capelli, quindi saltiamo 1 e 2 e andiamo a metterci 2 spilli per okay, per fare gli occhietti. Sappiamo che più o meno qui ci vanno gli occhietti, okay? Gli occhietti li possiamo già anche subito fare, quindi con il filato nero entriamo magari dalla parte qua dietro della testa, okay, qua dove c'è lo spillo entriamo col l'ago, facciamo giusto allora lasciamo appunto la codina dietro, okay, e facciamo giusto una lineetta, vedete di una maglia da una parte, poi vedete sono entrata un pelino prima e dentro dove c'era lo spillo e faccio uscire il filo dove ho iniziato, praticamente qua, così poi adesso lo vado a chiudere. Okay, vedete? E abbiamo fatto i nostri occhietti. Quindi qua per chiuderlo molto semplicemente facciamo 2 nodini e nascondiamo il filo. Adesso facciamo il nasino, quindi anche per il nasino la stessa cosa, prendiamo il filato sempre dello stesso colore che abbiamo fatto la testolina, okay, e ci mettiamo praticamente qua in mezzo agli occhietti, entriamo da qua sotto va,
e prendiamo giusto una maglia, vedete, rientro di nuovo, ok, dove abbiamo iniziato, e faccio 2-3 passaggi sempre nei soliti punti dove entro ed esco, vedete? Giusto da dargli un po' quel rilievo che appunto sembra il nasino. Quindi una volta finito, che vi piace appunto come è venuto, riuscite di nuovo qua dove abbiamo iniziato, di nuovo 2 nodini e nascondiamo il filo. Adesso per le manine, le braccine, di nuovo la stessa cosa. Allora mettiamo un pochino di colla qua tra le due manine in modo di attaccarle, ok, perché le manine sono chiuse, quindi facciamo in modo appunto prima di incollarle tra di loro. Poi gli diamo un po' una forma rotonda, ok, che va praticamente a mettersi, vedete, si appoggia praticamente sopra alla, cioè la testolina si appoggia sopra. Qui adesso la colla si deve asciugare. Comunque adesso ve lo faccio vedere, poi faccio asciugare tutto bene. Quindi una volta che appunto incollate qua le manine, ok, mettete di nuovo un pochino di colla qua dove c'è tutto il contorno, ok, e praticamente la testolina, fate attenzione a mettere le manine giuste dove c'è il nasino, ok, e andate a fare il cerchio tutto intorno praticamente alla testolina. Ok, ho messo 2 spilli in modo da tenerlo un attimo fermo perché si deve ancora asciugare. Intanto vi faccio vedere appunto le ali. Le ali la stessa cosa, si mette la colla praticamente sul cerchio, va messa la colla sia da una parte che dall'altra, ok, e anche qua praticamente vediamo sempre la metà, ok, quindi nella prima metà attacchiamo la prima e poi nella seconda attacchiamo l'altra, ok, ve lo guardate se più o meno sono dritte tutte e due, se no le spostate un attimino, cercate di farle uguali alla stessa altezza, ok, vedete, a me così vanno benissimo. E la stessa cosa qui con l'aureola, si mette la colla un po' tutto intorno, ok, vedete, con la colla comunque si fa molto prima, ok, e la mettete sopra la testolina, anche qui cercando sempre di prendere il centro del tutto, del nasino, delle manine, tutto quanto. E poi come ultimo, per fare il cappietto, io ho preso di nuovo lo stesso colore praticamente che ho fatto i capelli. Voi volendo potete prendere il colore lurex, il colore della pelle, il colore bianco, quello che un po' vi piace. A me, per rimanere sempre sullo stesso colore, appunto come ho fatto, vedete, questo qua sul giallo, così anche questo lo faccio sul marrone. Quindi anche qua, ok, entriamo
da qua dietro, ok, e usciamo proprio in mezzo all'aureola. Poi lasciamo un po' lungo, perché appunto il cappietto, rientriamo, ok, dentro l'aureola e usciamo, ok, qui dove abbiamo iniziato per fare il nodino. Ok, adesso che tirate, ok, vedete, fate attenzione a lasciare quindi il cappietto un po' lungo. Ok, così può andare bene, regolatevi un po', quindi si può tagliare il filo in eccesso. Facciamo come sempre 2 nodini e nascondiamo. Ed eccolo qua, l'angioletto l'abbiamo finito. Vedete, il cappietto fatto, qua si è asciugato tutto, quindi è tutto a posto. Vedete? Sono molto carini, molto semplici da fare, molto veloci, che appunto, ripeto, per abbellire i nostri alberelli di Natale vanno più che bene. Quindi ne potete fare appunto 3, 4, li potete usare anche come segnaposto per la tavola poi apparecchiata di Natale, fare appunto un angioletto per uno con il nome del sai, sul piatto della persona che si andrà a sedere lì. Li potete usare veramente in vari modi. Quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il video vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!